Siamo abituati a pensare al chilometro zero, ad esempio quando facciamo la spesa. La prima cosa che facciamo è comprare un prodotto, vedere l'etichetta e capire la sua provenienza. Questa è una cosa che ci fa sentire un po' più sostenibili, ma c'è chi ha deciso invece di applicare questo concetto a qualcosa di diverso, non al cibo, ma all'energia. Io so che quando accendo la luce che l'energia viene dal tetto. No, a me fa sentire molto orgoglioso. Noi non stiamo consumando energia prodotta con gas. Oggi tra crisi energetiche e conflitti internazionali ci siamo resi conto che dipendiamo ancora tantissimo dai combustibili fossili, ma la vera domanda è davvero possibile oggigiorno vivere alimentati soltanto da energie rinnovabili? Per scoprirlo sono venuto a Monza, perché è qui che si trova una comunità che ha fatto una scelta radicale, guarda al futuro e ha deciso di vivere alimentata soltanto da energie rinnovabili. Questa è l'Ecosfera Lambro. Eravamo 4 amici al bar che vogliono cambiare il mondo. Mi fa sentire parte integrante di un progetto che è più grande di me. Quando è nuvoloso dici, caspita, perché? Noi vogliamo cercare di cambiare un po' questo modello. È un qualcosa che ci rende liberi. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Siamo sempre di più in questo pianeta e abbiamo sempre più bisogno di energia. È il motore invisibile delle nostre vite. Per oltre un secolo l'abbiamo chiesto alla Terra, bruciando gas, petrolio e carbone. Ma oggi sentiamo l'urgenza di cambiare rotta. Vogliamo un'energia pulita che alimenti il nostro futuro senza lasciare cicatrici sull'ambiente. Ed è per questo che la mia avventura alla ricerca dei lati umani oggi fa tappa in Brianza. Perché è qui che è nata una delle prime comunità energetiche in Italia, l'Ecosfera Lambro. Siamo a 2 passi dal fiume Lambro, che è un po' un riferimento per tutta la comunità, ma per tutto quanto il territorio. Non a caso l'ecosfera, adesso mi sposto un secondo da questo lato, grazie. Non a caso l'ecosfera si chiama Lambro, perché sorge proprio a 2 passi dal Lambro. Purtroppo questa zona negli anni 70 e 80 ha vissuto un grande boom economico, industriale, ha avuto una conseguenza negativa, ossia tutta questa industrializzazione non ha fatto altro che inquinare. E anche le acque del Lambro erano fortemente inquinate, quasi avvelenate. E questo non ha fatto altro che avvelenare anche i cittadini e la comunità di questi luoghi. E da qui che appunto nasce l'Ecosfera Lambro un po' come una sorta di rivincita per la comunità, per i cittadini e soprattutto per questo territorio. Nessuna multinazionale, ma un gruppo di comuni cittadini che ha deciso di unirsi per fare una cosa semplice e rivoluzionaria: dire addio ai combustibili fossili, produrre energia pulita e condividerla all'interno della comunità. E ad accogliermi per raccontarmi come sono riusciti c'è Luca, il presidente di questa comunità. Questa qui è la sede della CER, giusto? Sì. Quindi tutta la struttura, tu mi parlavi di cucina, Sì. mi parlavi di bar, mi Sì. parlavi anche di un appartamento, Sì. viene tutto completamente alimentato da energia rinnovabile. Esatto. Abbiamo che il bar sostanzialmente non paga l'energia perché non la sta prelevando, l'energia esce. E l'energia che esce ci viene pagata a prezzo di mercato, comunque ci viene pagata e in più viene condivisa. Quanti siete numericamente ad oggi? Allora, ad oggi siamo come soci complessivi, siamo arrivati a più di 50. Okay. I soci che attualmente stanno scambiando energia sono una ventina. Ma all'atto pratico come funziona esattamente una comunità energetica? Il meccanismo è tanto semplice quanto geniale, perché si basa tutto sulla collaborazione tra 2 tipi di persone. Che sono i cosiddetti produttori. Proprio come Alessandro, gestore di un'attività metalmeccanica. Abbiamo aderito alla CER in qualità di fornitori di energia, perché su tutto il capannone è stato installato un impianto fotovoltaico. Ed infatti Alessandro, grazie al suo impianto, produce energia pulita e la utilizza per alimentare la sua attività. Ma è qui che entra in gioco la vera rivoluzione. E quell'energia che noi non utilizziamo e non riusciamo ad accumulare la mettiamo a disposizione della CER, per cui altri soci della CER che non hanno impianti o hanno impianti che non soddisfano la loro necessità energetica beneficiano della nostra energia in Quindi un eccesso. semplice consumatore all'interno della CER può beneficiare dell'energia esatto. che voi condividete all'interno della Esatto. comunità. Una delle cose che ha destato la mia attenzione è che di fianco qui all'azienda di Alessandro loro giustamente accumulano tantissima energia e quell'energia che non utilizzano poi la distribuiscono
in diverse zone, ad esempio per favorire il green, quindi diciamo anche gli spostamenti in bici qui all'interno della comunità, quello che fanno è installare delle colonnine per ricaricare anche le biciclette, quindi un normale lavoratore si sposta da casa per venire qui a lavorare e può intanto caricare la propria bicicletta, che viene ricaricata con energia che proviene proprio dal fotovoltaico che si trova sul tetto qui dell'azienda. Di solito l'energia prodotta in eccesso da un normale cittadino viene ceduta alla rete elettrica nazionale, affrontando lunghi viaggi e durante i quali una parte si disperde inutilmente lungo i cavi, mentre in una comunità energetica tutta l'energia che Alessandro produce in più viene immediatamente messa in condivisione con gli altri membri della comunità. E gli altri che sono i consumatori. Ed è qui che entrano in gioco i consumatori, vicini di casa o cittadini che non hanno un impianto solare, ma che grazie alla rete della comunità, come un vero e proprio gioco di squadra, possono utilizzare l'energia prodotta da persone come Alessandro. Ora sto per incontrare Jimmy e Federica, che sono i proprietari di questa gelateria, perché anche questo luogo si alimenta totalmente con energia rinnovabile. Quindi pensate, un'attività, quindi una gelateria, gelato adesso lo andiamo anche a provare, ma soprattutto andiamo a conoscere questo lato umano, perché appunto i proprietari fanno parte della comunità energetica, e andiamo a fare qualche domanda. In che percentuale l'energia che state utilizzando in questo momento è energia che proviene da utilizzo di combustibili fossili, e quanto invece è energia pulita? Voi riuscite a fare una stima della percentuale? Allora, non ho una stima precisa, tutto il nostro consumo, diciamo, arriva da loro, e di conseguenza mi sento di dire che quindi per la maggior parte è effettivamente quello che consumiamo lo prendiamo da quindi energia più pulita. Come ti fa sentire questa cosa? Allora, mi fa sentire bene con me stessa, perché è una cosa in cui credo. Io ho questo concetto che il mondo è nostro e quindi abbiamo il dovere, come qualsiasi cosa che ci appartiene, di averne cura. E proprio perché una comunità energetica è fatta di persone, chi prende le decisioni dentro l'Ecosfera Lambro? C'è il presidente, il vicepresidente, il direttivo, che uno è libero sostanzialmente di dare la sua opinione, ma che alla fine il risultato deve essere un risultato, tra virgolette, di unanimità. Questo è un po' il modello sociocratico, che è un modello molto orizzontale e non verticale. Eppure non è tutto oro ciò che luccica, e a raccontarmelo è Alberto, titolare di uno spazio di coworking. Ma ecco, e quando invece, vabbè, tu sei un consumatore, però quando invece capitano quelle settimane d'inverno buie, come si fa? Lì è un problema, perché il consumo di energia si alza anche notevolmente. Esatto. Abbiamo anche l'alternativa delle stufe a pellet che lavorano insieme a quelle elettriche, insieme agli split, però insomma per il mese centrale d'inverno è veramente pesante. Tu mi stavi parlando di bella giornata, Sì. però qui siamo a Monza, no? Sì, Ok, può capitare che ci siano inverni lunghi e anche bui, e in quel Sì. caso cosa si fa? questa è una problematicità che è quella di riuscire a trovare a livello nazionale un mix di energie rinnovabili che possono compensare uno con l'altro. E tra le tante storie che ho ascoltato, una di quelle che più mi ha colpito è quella di Giovanna, vicepresidente dell'Ecosfera, e che mi racconta di aver trovato nella comunità non solo un luogo che rispecchia i suoi ideali, ma la sua vita in parte è cambiata. La comunità energetica è prima di tutto una comunità, no? Quello che noi diciamo sempre, eravamo 4 amici al bar. E lì sono rimasta veramente affascinata, perché l'idea di un gruppo di cittadini che si mettono insieme, progettano qualcosa insieme, creano qualcosa che è veramente significativo, no? Cui ognuno ha messo qualcosa di sé in qualcosa di più grande, ecco. E forse è proprio questo il senso più profondo di una comunità energetica. Ascoltando le storie di Alessandro, Federica, Giovanna, Alberto, ho capito che alla fine non si tratta solo di bollette più leggere. Qui, all'interno dell'Ecosfera Lambro, ho scoperto che l'energia più potente è quella umana. È l'energia di condividere con altre persone non soltanto degli ideali comuni, ma un vero e proprio senso di appartenenza. È sentirsi parte di qualcosa di vivo, qualcosa che non si limita a illuminare o a scaldare le nostre case, ma che riaccende prima di tutto il legame tra le persone che le abitano e che ci insegna un nuovo modo di stare insieme. Quindi tu cosa speri per il tuo futuro? Per il futuro della tua azienda, ma in generale anche per il mondo? Ora, con questa scelta, piano piano, anche
quasi radicale che stai facendo, anche coraggiosa, ma che comunque rispecchia dei valori importanti, cosa speri? Allora, io spero intanto di ampliare questo mio progetto, quindi davvero di essere poi un elemento invece che produce all'interno della comunità. Spero che nascano più comunità di questo tipo, di cercare di andare oltre ai propri confini della propria attività, perché secondo me soltanto così si cresce. La mia speranza è che di riuscire a campare alla mia veneranda età, ma arrivare, diciamo, a quel famoso target che si è data almeno la Comunità Europea del 2050, ad avere il mondo totalmente decarbonizzato. Abbiamo voluto dire una cosa molto importante, no? Dice, questo edificio è dotato di un impianto fotovoltaico frutto della determinazione di un gruppo di cittadini, perché se non c'è quell'aspetto, la caparbietà, le comunità energetiche secondo me non possono funzionare, non possono andare avanti.